Sei stufo di perdere sempre in PvP? Che sia per combattere la tossicità o per diventare la tossicità stessa, questo è il video per te. Oggi ti mostro la miglior build PvP del 2023 in assoluto. Vedremo le mosse da utilizzare, la QQ Bang da utilizzare, l'equipaggiamento e su che razza si può fare. Ciao, io sono Yatita. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale e commentare qui sotto su quale altra guida di Xenoverse 2 possa servirvi. Detto questo, iniziamo. Cos'è il PvP? Il PvP è un'attività competitiva che si svolge fra i giocatori, generalmente 1v1. Lo scopo è quello di sconfiggere l'avversario prima che lui sconfigga voi. Come ogni altra attività competitiva può portare a una dipendenza e dell'odio. Tra l'altro Xenoverse non permette nemmeno di bloccare la chat o segnalare cheater, quindi non gestisce affatto bene il reparto competitivo. Il mio consiglio in generale è di smettere subito dopo aver perso alcune partite di fila, di cambiare avversario se sia sempre lo stesso. Per quanto riguarda il metodo di combattimento, nelle partite competitive l'obiettivo è vincere, non perdere. Perciò non fatevi influenzare solo perché vi danno proprio del toxic. Se si cerca il divertimento, combattete contro il vostro amico oppure semplicemente vi fate degli assalti cristallo. Chiuso questo capitolo, direi di iniziare col vedere come creare questa build PvP OP. La build è creabile utilizzando qualsiasi razza, ma per massimizzare i danni consiglio di usare il Saiyan. L'aspetto fisico credo sia indifferente, al massimo forse farlo piccolo lo rende più versatile. Ovviamente se lo portate al 99 è meglio, in quanto massimizzate i danni e la vita del personaggio. Passando alle statistiche, qui arriva il bello di questa build. Dovrete mettere tutte le statistiche su attacchi base, super colpi dell'aura. Se possibile fate le missioni dell'anziano saggio per poter mettere fino a 125 statistiche, sempre per la questione del massimizzare il danno. Se non sapete di che cosa sto parlando, scrivetemelo nei commenti che vi porterò un tutorial su come upgradare tutte le statistiche a livello 125. Prima di passare alle mosse da mettere è importante avere un certo equipaggiamento. Riguardo alla QQ Bang potete usare quella che preferite. L'importante è che dia 5 attacchi di depotenziamento sul vigore. In questo modo il vostro personaggio avrà 3 attacchi di vigore. Mentre infine il meccanismo che fa funzionare questa build è la super anima Ti preferisco arrabbiato, che oltre a ridurre il tempo di recupero del vigore vi dà 3 attacchi di aura ogni volta che il vostro vigore si rompe. Penso che ora state iniziando a capire perché è una build OP. La super anima Ti preferisco arrabbiato è ottenibile tramite la missione parallela numero 109. In descrizione ti lascio il link su come farmare tutte le mosse velocemente. Sono sicuro che ti sarà utile. Adesso il momento tanto atteso, ovvero le mosse da utilizzare nella build. La mossa più importante di questa build è l'abilità di schivata ritirata dispersione, acquistabile nel negozio abilità a Cotton City. Proprio grazie a questa mossa impedite all'avversario di avanzare e subito dopo, ottenendo premuto la corsa, vi romperete manualmente il vigore. Rotto il vigore e ottenute le 3 attacche di aura, entra in gioco colpo immagine residua e salto temporale lancia aerea. Colpo immagine residua vi permette di rimanere safe in caso il vostro avversario si avvicina troppo. Vi teletrasportate in tanti punti diversi confondendo l'avversario. E nel mentre della mossa, o subito appena finita la mossa, potrete attaccare con salto temporale / lancia aerea. Una mossa non parabile che vi lancia addosso all'avversario attaccandolo. Appena il vigore si rigenera, attivate nuovamente l'abilità di schivata e vi romperete il vigore creando un loop che rende questa build devastante. Altri 2 attacchi speciali che consiglio di usare sono Super Lampo Stordente Divino e Distruttore d'Ombre. Questi 2 sono contrattacchi molto utili. In caso l'avversario si avvicina troppo, potete usare Super Lampo Stordente Divino che contrattacca tutti gli attacchi corpo a corpo, incluse supreme di tipo abilità colpo. Mentre Distruttore d'Ombre contrattacca tutti i colpi dell'aura, utile in caso l'avversario inizia a smettere di avvicinarsi e vi attacca da lontano. Molto importante non pushare mai l'avversario se si allontana, bensì invece potete giocare safe utilizzando l'abilità di schivata che colpisce quasi sempre e poi sfruttare i contrattacchi. Come abilità risvegliata mettete Super Vegeta per massimizzare il danno dei colpi dell'aura. Infine, per concludere, ci sono gli attacchi supremi che essenzialmente sono facoltativi. Io in questo caso ho messo Super Esplosione dell'aura perché è veloce e permette di difendersi quando più persone ci attaccano, mentre come seconda mossa ho messo Kamehameha di Kaioken per 4 perché anch'essa è molto rapida, potente e concatenabile quando si scaglia via l'avversario. Infine, per concludere questa build, per quanto riguarda i suoi counter abbiamo il Namecciano gigante, la mossa Super Lampo Stordente Divino e l'altra mossa Distruttore d'Ombre. Purtroppo credo non ci siano altri counter. Prima di fare PvP vi consiglio di andare in allenamento contro il bot, magari lo mettete a livello difficile e fate un po' di pratica. Per questa guida è tutto. Iscrivetevi al mio canale per supportarmi e scrivetemi qui sotto nei commenti quale altra guida di Xenoverse 2 possa servirvi. Ciao da Yatita!